Ciao amici, ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul canale Passione Moto. Mi presento per chi non mi conoscesse, per chi è approdato e ha visto magari la copertina su YouTube. Siamo di nuovo in garage, dato il tempo inclemente, e vi faccio vedere qualche immagine, questa di qualche giorno fa. Oggi è la domenica di Pasqua e di conseguenza invece che uscire e farci una bella scampagnata in mezzo alle colline, in mezzo ai passi, ci troviamo chiusi in garage perché succede appunto questo maltempo che causa parecchi disagi, soprattutto in Piemonte. Benissimo, detto questo, non ci perdiamo d'animo e oggi andrò a dare una risposta facendo un smontaggio a uno di voi, un amico che mi ha chiesto aiuto perché si trova in difficoltà per una parte della moto che non sa come risolverla. Mi ha scritto dicendomi che è caduto e purtroppo gli si è storto il cupolino, non riesce più a raddrizzarlo. E siccome gli ho smontato parecchie volte, caro amico, ti faccio un video dedicato in maniera che tu possa vedere il meccanismo interno, ma non solo per te, anche per altri, perché potrebbe succedere a chiunque di cadere come è successo a me, storgere appunto il cupolino si storge leggermente e bisogna smontarlo, e ti faccio vedere come fare a riportarlo nella posizione diciamo originale. Non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere come faccio di solito, ma andiamo direttamente a smontare il cupolino. Vi anticipo, non lo faccio tutte le volte, cioè non smonto la moto tutte le volte per dedicare una risposta ad un amico, mi dispiace per questo, ma solo in casi dove ho necessità di farlo anch'io. Benissimo, detto questo andiamo veramente sulla moto e vediamo come si fa. Per togliere il cruscottino dove dietro c'è il meccanismo bisogna smontare questa brugoletta qua. Adesso ve la metto a fuoco, questa. Ce n'è una identica dall'altra parte, adesso non so se riesco a farvela vedere, sotto il manubrio non è illuminata. E poi ci sono delle clip che adesso vi faccio vedere. Una clip è questa e ce n'è una anche dall'altra parte, adesso ve la metto bene a fuoco, ok, questa. E ce n'è una qua sotto e adesso vedo se con la telecamera riesco ad arrivarci per farvela vedere. Ok ragazzi, l'altra è posizionata, adesso non ci passano le mani, ma è posizionata, la vedete, al centro dell'inquadratura, proprio in questo punto, ok? È un posto un po' angusto, ma ci si arriva comodamente. Benissimo, procediamo allo smontaggio. Per smontare queste clip io mi sono procurato una brugoletta molto piccola, perché bisogna schiacciare il centro dove vedete questo rotondino, schiacciarlo, e questo farà un tac, e poi praticamente con l'utilizzo di un piccolo cacciavite o addirittura con le unghie stesse si sfila molto molto facilmente. Con delicatezza la sfilate. Può succedere che cada il pernino, ma cade in terra, lo raccogliete. Si presentano in questo modo, la inserite nel foro e poi per chiuderla la schiacciate questo bottoncino. Ultima ragazzi, eccola qua, tolta, spero si veda, eccola qua. Ora dovremmo togliere le brugolette che tengono il cruscotto e quindi poi sfilarlo. Andiamo a togliere le brugoletta del 4, mi sembra del 4, e andiamo a svitare queste due brugolette. Ok. Ok, fatte queste piccole operazioni il cruscotto è libero, possiamo sganciarlo. E adesso vediamo come, perché il meccanismo si trova lì sotto e dobbiamo andare a vedere come fare a regolarlo. Cosa semplicissima, ma però se non lo sai non lo fai, tieni il cupolino storto. Dai, andiamo. Allora vedi, il cupolino si muove, è staccato e solo agganciato
qua sotto con, diciamo, a pressione, no? Quindi tu fai una pressione così, la spingi verso il basso e il cruscottino si sgancia. Con un po' di pazienza lo sfili, però non tirare perché ci sono i contatti, quindi con un po' di pazienza tiri e questo viene via. Non aver paura, non succede nulla. Vedi, però ci sono questi contatti, questi te li faccio vedere bene perché è buio e non si vede molto bene, te lo faccio vedere bene. Guarda, vedi questi contatti qua, e la clip è dall'altra parte, quindi fai una faticaccia boia perché c'è un gancetto, tu schiacci e questa si sgancia, e poi c'è un'altra clip che serve per la presa 12 volte. Adesso ti faccio vedere comunque. Allora, è molto complicato farti vedere la clip qua dietro, cerco di filmarla col cellulare, le immagini non sono bellissime, sono leggermente sfocate, però cerca di capire dov'è questa clip perché devi schiacciarla per togliere questo spinotto, no? Questo multipresa, diciamo così. Diamo un'occhiata. Ok, io cerco di metterla a fuoco più possibile per fartela vedere perché, credimi, è veramente in un posto angusto. La clip, vedi, è questa qua, questo tastino qua, vedi che lo sto muovendo, ok? Lo schiacci e la fare viene via, la multipresa viene via. E poi devi togliere anche questo spinotto. È più difficile fartelo vedere che non farlo fisicamente, hai capito? Quindi adesso io stacco un attimino l'inquadratura, stacco tutto e tolgo il cruscotto. Ok, passo con la mano di qua, lo vedo tramite il cupolino e vado a sganciarla. Benissimo, una, e tramite sempre il cupolino, ma questo si può fare. Qui ho la luce che ho messo per vedere tutto quanto, anzi mi serviva anche questa stessa cosa. C'è una clip e tu vai a sganciarla e praticamente tiri, sei a posto, schiacci e si sgancia. Questo è un po' più complicato perché devi, o ti aiuti con un cacciavite come farò io, perché il cruscotto fondamentalmente è staccato, devi solo aiutarti. Ecco qua, staccato. Benissimo, togliamo il cruscottino. Credimi, è più facile farlo che non spiegare tutto quanto. Ok, tolto il cruscotto, vedi il meccanismo è questo. Praticamente vedi, adesso magari c'è il CarPlay, ti dà fastidio vedere. Se tu spingi ci sono queste due molle che fanno da tirante e praticamente ti tengono, aspetta, mettiamo un po' più di luce, ok, ti tengono le barre praticamente indipendenti. Se ti si è storto il pressi, tu sviti qua sotto, ci sono le viti del pressi, tu hai il parabrezzinho originale, di conseguenza tu sviti questo, tu vai a svitare queste, una e due, e dall'altra parte anche si smolleranno leggermente e hai questa staffa qua, vedi questa staffa qua che ti tiene. Se non hai la barra portatelefono ancora meglio, perché tu hai queste due staffe qua che praticamente è una sola, no? È una che tiene solo il cupolino, tu la smolli leggermente, vai a risincronizzare le staffe, nel senso che risincronizzi questo movimento, capito? Questo, vedi che anch'io ce l'ho storto perché da una parte è agganciato ma dall'altra no, dovrei fare questa cosa qua per riagganciarlo. Vedi, si agganciano, sono le tre posizioni, adesso sganci l'ultima e vedi, la mia da una parte si è sganciata e dall'altra no, quindi rimane storto. Cosa devo fare? Per sganciarlo devo svitare il cupolino, solo che per me, avendo il cupolino quello non originale, è un po' più complicato. Quindi semplice, tu sviti, si risincronizza praticamente lo scatto, che vanno tutte e due pari a posto, e sei a posto, non hai più questo gioco. Vedi questo gioco? Vedi la leva lì che fa questo gioco?
perché si è agganciata, e invece a me non si è ancora agganciata, rimane sganciata. Lo vedi qua? Questo qui è il gancino, questo, vedi che non è agganciata? Benissimo. Ti ho fatto vedere, il cruscotto lo rimonterò, ne approfitto per pulirlo, anzi te lo faccio vedere come è fatto anche dietro, così almeno se vuoi pulirlo anche tu sei tranquillo. Allora spostiamo un po' la cassetta dei ferri, tutto quello che... Questi anche se le mescoli non è un problema, Ok, cruscottino. Ok, il cruscottino, se hai voglia di pulirlo, aspetta, alzo un po' di quadratura, così almeno lo vedi bene. Ok, hai voglia di pulirlo, te lo pulisci bene, tutto quanto con uno straccio, con i prodotti per la plastica, tutto quello che vuoi. E si sgancia anche questa parte qua, quindi se tu lo guardi da dietro, vedi? Ci sono i gancetti e vedi? Questo si toglie, questo si sfila. Tu sollevi queste gomme qua e questo viene via, si sfila completamente. Ok, qui lo pulisci, questa è la presa per la 12 volt, io lo pulirò solo così, gli darò i miei prodotti per quanto riguarda la pulizia della plastica, che è già un po' che non lo faccio, ho fatto delle strade con pioggia e fango in questo periodo e nelle uscite che avete visto c'era un disastro, e così rimarrà un po' più pulito. Se volete sapere come fare a risincronizzare l'orologio o vedere come si fa a mettere appunto a posto la strumentazione o quant'altre cose, me lo scrivete qua sotto nei commenti e io vi farò un video dedicato. Eccoci qua ragazzi, giunti alla fine del video, spero sia stato interessante, spero sia piaciuto a qualcuno e a qualcuno sicuramente, all'amico che mi ha chiesto come risincronizzare il cupolino che era storto, quindi raddrizzare il cupolino che era storto, sicuramente sarà stato utilissimo. Benissimo, detto questo, non vi chiedo nient'altro che al prossimo video, e per il prossimo video dovete per forza iscrivervi, altrimenti mi perdete. E un bel pollicione in su, quindi aggiunge visibilità all'argomento di YouTube, e vi aspetto in un prossimo video. Un ciao, bye da Enzo e il canale Passione Moto. Ciao! Beh, e ora diamo una pulita e rimontiamo il tutto. Ok, dai.